Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Come promesso un bel po' di tempo fa, visto che eravate stati molto generosi con i like, ecco a voi la seconda parte di quanto costa correre in go-kart. Nella scorsa puntata avevamo parlato di quanto costa all'incirca l'acquisto del vostro primo go-kart, mentre oggi andremo a parlare più in generale di quanto possa costare una giornata in pista appoggiandosi ad un team. In questo video non parleremo di gare, ma parleremo esclusivamente di giornate di allenamento e andremo a spalmare il costo della vostra passione per i go-kart sul periodo di un anno, considerando all'incirca 2 uscite al mese. Prima di cominciare però volevo ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero G-Sport Racing Karting Academy. Se avete tra i 5 e i 18 anni e volete imparare a guidare un go-kart da competizione per eventualmente anche in futuro iniziare con una carriera agonistica, è il posto che fa per voi. Se invece siete un adulto e volete semplicemente venire in pista con noi a provare un'esperienza adrenalinica su un go-kart da competizione da oltre 30 cavalli, vale lo stesso discorso. Quindi G-Sport Racing, trovate tutti i link qua in descrizione sia del sito gsportracing.com ma anche della nostra pagina Instagram. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un bel mi piace al video in modo che io possa capire se questo genere di video vi piace e di proporvi eventualmente la terza parte, ovvero quanto costa fare delle gare sui go-kart. Avete lasciato like? Uè, figa, ti ho detto di lasciare like, baluba. Bravo Silvietto, si fa così. Sfrutteremo infatti anche oggi i nostri 3 amici: Pier Silvio, ricco imprenditore di Milano che non bada a spese; Luca, giovane impiegato benestante che riesce ad andare in go-kart seppur con qualche sforzo e vuole mantenere un livello medio di spesa; e invece il signor Giuseppino, che ha suscitato tanto clamore nell'ultimo video, che invece cerca di fare tutto ovviamente con il minimo della spesa possibile. Andremo ad analizzare questi 3 casi. Pronti? Via col video. Bene, ciancio alle bande e partiamo subito con il signor Pier Silvio. Quanto gli costa girare in go-kart con un team? Sentiamo qual è la sua richiesta. Ascolta bello, io ho bisogno di un servizio completo. Io in pista non voglio fare un cazzo. Il kart a casa non me lo posso proprio tenere perché mia moglie mi rompe. Figuriamoci l'amante. Inoltre sulla BMW non ci sta, quindi in pista me lo devi portare te. Io non voglio fare nulla. Voglio fare come Hamilton, io le mani non me le sporco proprio. Quindi Ciccio, trovami anche un servo lì che mi metta tutto a posto in pista. Beh, allora signor Pier Silvio, quello che le posso offrire è questo. Il deposito kart le costerà all'incirca dai 30 ai 50 euro al mese e non se ne deve occupare. Ovviamente glielo teniamo noi, glielo puliamo noi, non c'è problema, glielo facciamo trovare sempre pronto in pista. Il trasporto kart col furgone, beh, in base alla pista dipende, però un viaggio sarà circa sui 40 ai 60 euro, come detto, in base a dove andremo in pista. Oltre a ciò dovrà aggiungere le spese dei consumabili, quindi benzina, olio, fascette, pulitore freni, insomma tutto quello che viene utilizzato in pista per girare col go-kart. E anche lì saremo all'incirca dai 50 ai 60 euro alla giornata. E poi, visto che non vuole fare niente, ovviamente le dovrò anche procurare un meccanico e lì le spese si girano dagli 80 ai 120 euro al giorno. Ovviamente ci sarà la parte di guadagno del team. Quindi così più o meno con una gomma usata, una giornata le... Gomma usata? Ma perché mi hai preso? Gomma nuova, categorica, ad ogni uscita. Voglio sentire il brivido dei soldi al primo giro, cazzo. Ok, andiamo a vedere quindi quant'è più o meno il conto mensile per il signor Giuseppino per un servizio completo, quindi rimessaggio, trasporto kart e assistenza completa in pista. Abbiamo detto 180 euro gomma nuova ad ogni uscita, quindi 360 euro, 240 euro il meccanico per 2 uscite, il guadagno del team che ovviamente è variabile, ma in questo caso diremo che è all'incirca 500 euro, 100 euro di consumabili, circa 100 euro di trasporto e 100 euro per l'ingresso in pista, al quale dovremo aggiungere anche i 50 euro di rimessaggio del go-kart. In totale siamo in circa intorno ai 1100-1300 euro mensili. Le va bene, signor Pier Silvio? Ma sì, che cazzo me ne frega, me li bevo in spritz quelli. Signor Luca, io non so se riuscirò a spendere così tanto, signor Gaba. Alla fine faccio l'impiegato, guadagno bene, sì, ma non posso spendere tutti quei soldi per il go-kart. Allora, non si preoccupi. Per prima cosa, secondo me, a differenza del signor Pier Silvio... Avete chiamato? No, signor Pier Silvio, basta. A differenza
differenza del signor Pressilvio non c'è sicuramente bisogno di utilizzare una gomma nuova a tutte le uscite. Quello che le consiglio è sicuramente di alternare 2 giornate di gomma usata ad una giornata di gomma nuova, ovvero compriamo la prima volta la gomma nuova, la utilizziamo per 3 uscite e poi la cambiamo con un altro set di gomme nuove. Questo al mese le consente di spendere solo 60 euro di gomme al posto che oltre 500. Per quanto riguarda il meccanico, se vuole possiamo fare in modo di dividerlo tra 2 piloti. Ovviamente il servizio sarà molto minore, si baserà esclusivamente su rifornimento carburante, pressione gomme, pulizia del go-kart, invece di avere un servizio completo con setup eccetera eccetera, ma le consentirà di risparmiare un bel po' e quindi spenderà all'incirca 70 euro al posto che 120. Stesso discorso, signor Luca, vale anche per il trasporto, ovvero non le consiglio, se vuole spendere tanto, di uscire in maniera individuale, ma possiamo fare in modo di organizzare delle giornate in cui ci siano più go-kart e quindi riusciamo anche a dividere le spese di trasporto. Quindi all'incirca ogni uscita il trasporto le costerà all'incirca 20-25 euro. Poi ovviamente i consumabili, l'ingresso pista e tutto il resto saranno a spese sue e quindi come per il signor Pressilvio circa 50 euro ad uscita. Ricapitoliamo per lei quindi, signor Luca, in un mese spenderà all'incirca 60 euro di gomme per fare 2 uscite, 150 euro l'assistenza meccanica, 50 euro di trasporto e 100 euro di consumabili, più ovviamente il rimessaggio del go-kart, visto che lei non può tenerlo a casa. In totale, visto che il guadagno del team è anche diviso tra più piloti, all'incirca spenderà sulle 700 euro mensili per fare 2 uscite, quindi circa 350 euro ad uscita. Riuscirà sicuramente a fare 2 uscite in maniera professionale, ma ovviamente si dovrà adeguare sia per il meccanico, che gli offrirà un servizio inferiore, e soprattutto per le gomme, visto che non avrà gomma nuova ad ogni uscita. Signor Giuseppino, passiamo a lei, che tanto ha creato sgomento tra i commenti visto il suo strano accento che molti hanno attribuito al meridione, definendomi un razzista. Va bene, lasciamoli parlare perché tanto ci sarà sempre qualcuno che spara a cazzate. Sono al corrente della sua situazione economica, ma anche conosco bene la sua grandissima passione per il go-kart e quindi cercherò di venirle incontro. Sicuramente le gomme nuove al momento gliele strasconsiglio perché sono una spesa molto importante che va a influire pesantemente sul bilancio finale di questa analisi. Per il momento le consiglio di acquistare delle gomme usate che può trovare sia su internet sia in pista, sia da altri team con 40-50 euro. Troppo! Io voglio quella lì, con le ragnatele! No dai, signor Giuseppino, c'è un limite a tutto. Con quelle gomme là non riuscirebbe nemmeno a divertirsi in pista. Lasci perdere. Però posso darle un consiglio. Se lei si reca in pista durante i weekend di gara, ci sono molti team, specialmente quelli che corrono ad alti livelli, che buttano via delle gomme che sono ancora ottime per delle giornate di allenamento per piloti amatoriali in pista e che però per loro sono inutilizzabili in quanto le utilizzano per fare gare. Provi a sentire loro e veda se riesce a trovare qualche set di gomme che i team con grande liquidità cercano di smaltire sulle piste in modo da poterle utilizzare tranquillamente durante i suoi weekend di allenamento. In questo modo, secondo me, ha risolto una delle spese più importanti del go-kart. Va bene, allora ce le porto via tutte a questi ricconi maledetti. Poi, secondo consiglio, lei ha un posto dove tenere il go-kart a casa? Sì, c'ho il garage a casa. Molto bene. Magari lo può anche trasportare in pista da solo. Sì, c'ho il furgonazzo. Perfetto, allora per lei il problema del trasporto e del rimessaggio kart non si pone. Altrimenti un'altra scelta sarebbe quella di lasciare il go-kart in pista direttamente, in molte piste fanno servizio di rimessaggio, così con 30-40 euro al mese risolverebbe anche questo problema e non dovrebbe neanche preoccuparsi di portare il go-kart. Per quanto riguarda l'assistenza meccanica, le posso dare un aiuto magari le prime volte a farle capire come gestirsi da solo il go-kart, se non vuole spendere soldi per un meccanico. Però il consiglio che le do è magari quello di venire con un amico che le possa dare una mano a svolgere almeno le mansioni di base o, se riesce, durante la giornata a farsi tutto da solo. Perfetto, io ho un sacco di amici che sono degli smanettoni, mica come quel cretino di Pressilvio che non sa neanche chiudere un bullone. Baluba, io non chiudo bulloni, io chiudo contratti. Ma guarda il testo qua. Ci vediamo in pista, Giuseppino. Ragazzi, calmi. Allora, riassumiamo per lei la situazione, Giuseppino. Gomme 0 se riesce a trovare in pista. Trasporto 0 perché se ne occupa lei, beh, ovviamente avrà i suoi costi. Rimessaggio 0. L'ingresso in pista comunque lo dovrà pagare, quindi sono circa 50 euro e stessa cosa per i consumabili, quindi altri 50 euro. Quindi se riesce a gestirsela così, secondo me i costi si aggirano intorno ai 200-300 euro al mese per fare 2 uscite. Ovviamente però
dovrà cavarsela completamente da solo. Bene, abbiamo visto le differenze di prezzo che si possono avere, che variano moltissimo in base all'utilizzo e ai servizi che si vogliono avere nel mondo del go-kart quando ci si affida ad un team. Vi avevo, come detto nello scorso video, che se non l'avete fatto andatelo a vedere, vi lascio il link qua sotto in descrizione, abbiamo parlato di quanto costi acquistare un go-kart, che vi avrei parlato di quanto costa fare delle gare e quanto costi la manutenzione ordinaria e straordinaria di un go-kart. Ovviamente non possiamo farlo in questo video perché sennò risulterebbe troppo lungo, ma se lasciate 1000 like, al raggiungimento dei 1000 like faremo anche quella parte che secondo me vi interessa, specialmente quella delle gare. Sono sicuro che l'avrete già lasciato, ma se non l'avete fatto lasciatelo ora, specialmente perché siete arrivati fino a questa parte del video. Lasciatemi anche un commento qua sotto con delle domande alle quali vi piacerebbe avere una risposta su tutto quello che riguarda il mondo del karting, in modo che io possa anche prendere ispirazione da voi e farvi arrivare dei nuovi video. Prima di chiudere con il video vi volevo anche dire che, come avrete visto, è uscito un pulsante abbonati. Si tratta di un abbonamento a pagamento. I video, come sapete, sono gratuiti, ma questo canale ha sicuramente bisogno del vostro aiuto economico per poter andare avanti a produrre video di qualità. Come avete visto, la quantità dei video è diminuita per ragioni sia economiche, quindi non ci sono abbastanza fondi per continuare a fare tutti i video che facevo prima, e anche di tempo, visto che adesso sono impegnato su 2 progetti. Grazie ai vostri abbonamenti potrò tornare a fare più video, magari permettermi in futuro di avere un montatore che mi possa dare una mano e far uscire contenuti con più continuità. E magari anche comprare dei pannelli fonoassorbenti così che non sentiate questo audio rimbombante. Se volete tornare a vedere la quantità di video a cui eravate abituati e la stessa qualità, vi chiedo, se riuscite, di abbonarvi in modo da dare un supporto per continuare a svolgere questo lavoro sui go-kart. Detto questo, grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo